Ciao a tutti e benvenuti a questo video tutorial della nostra macchina Sphero con l'integrazione di una fotocamera APS-C semiprofessionale Canon. Lo scopo di questo tutorial è introdurvi alle regole base della fotografia, appunto perché la fotocamera che stiamo utilizzando è una fotocamera semiprofessionale e quindi tutte le impostazioni che voi dovrete andare ad impostare saranno fatte manualmente attraverso appunto la vostra fotocamera e il vostro software che avete a disposizione. Cerchiamo di capire come funziona appunto una fotocamera reflex. All'interno della nostra fotocamera viene proiettato un raggio di luce che ci darà appunto la nostra immagine. Il raggio di luce attraverserà le varie parti della fotocamera che noi andremo a settare nelle loro varie parti e andrà poi a finire nel nostro sensore che acquisirà l'immagine. La prima cosa che il raggio di luce incontra appunto è il nostro obiettivo con le sue lenti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le lenti, in base a come saranno disposte, ci daranno l'inquadratura dell'immagine, ovvero quello che io vedrò all'interno della mia foto e quindi anche il mio campo visivo, che sarà più largo, quindi più grandangolare, o più stretto, quindi più zoom. Come faccio nel mio caso specifico a fare la mia inquadratura? È molto semplice, è forse l'unico aspetto che voi andrete ad impostare proprio toccando la vostra fotocamera. Avete a disposizione appunto un obiettivo zoom che ha integrata una ghiera appunto per lo zoom dell'immagine. Se voi ruotate questa ghiera cambierete appunto l'angolo che voi vedrete nella vostra inquadratura. In termini fotografici, il vostro angolo di inquadratura, quindi o più largo o più stretto, viene raffigurato con dei numeri che sono incisi proprio sopra il vostro obiettivo. Ad esempio noi abbiamo un 18-55 con i vari punti intermedi. Se io imposto il mio zoom a 18 avrò un'inquadratura ampia, quindi più il numero è piccolo più l'inquadratura sarà grandangolare. Se io ruoto e aumento il numero della mia focale, viene chiamata così in termini fotografici, più avrò il campo ristretto. Quando restringete il campo avrete anche un effetto della vostra prospettiva. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il vostro oggetto che state inquadrando, come in questo caso la vostra scarpa, sembrerà avvicinarsi a voi, ma è solo un effetto ottico appunto di prospettiva. Questa cosa è molto importante perché si preferisce farla manualmente in camera. Noi nel nostro software abbiamo anche l'opzione ritaglio, ricordiamo che poi vedremo quando andremo a vedere le parti del software, ma ritagliando l'immagine con il nostro software andremo incontro ad un problema, ovvero quello alla ricampionatura dei pixel. Quindi la nostra immagine sarà tagliata digitalmente, non otticamente, quindi i pixel saranno minori e sarà minore anche la qualità della nostra immagine. Quindi finché possibile si preferisce fare l'inquadratura e zoomare o no il nostro oggetto appunto tramite il nostro obiettivo. Iniziamo ora a vedere gli aspetti che potete controllare da remoto tramite il vostro software, ma che si riferiscono alle impostazioni fotocamera. Il primo che incontrate appunto nel nostro software è l'impostazione del diaframma. Che cos'è il diaframma? Il diaframma non è nient'altro che una sottospecie di saracinesca situata all'interno del vostro obiettivo che mi permette di aprire o chiudere una ghiera che mi determina l'ampiezza del raggio di luce che entra nella mia fotocamera. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io aprirò di più il diaframma passerà un raggio di luce più grande. Quindi anche in termini di quantità di luce dovrò calcolare la mia fotografia.
quindi avrò una foto più luminosa. Più chiudo il diaframma, più il mio raggio di luce che entra sarà piccolo e quindi in termini di luce avrò meno luce a disposizione per la mia fotografia. Come faccio a capire se sto aprendo o chiudendo il diaframma? È molto semplice. Più il numero che io vedo nel mio cursore di impostazione sarà piccolo, più il mio diaframma sarà aperto. Più il mio numero di impostazione nel cursore del diaframma sarà grande, più il mio diaframma sarà chiuso. Il secondo aspetto che incide nella nostra foto legato al diaframma è la profondità di campo. Che cos'è la profondità di campo in fotografia? È la percezione di quello che io vedo a fuoco all'interno della mia immagine. Perché è importante questo aspetto? È importante quando noi avremo il nostro oggetto, ad esempio, in una posizione obliqua. Cosa succede quando io posiziono il mio oggetto nella posizione obliqua? Succede che io avrò un punto A che sarà più vicino alla mia fotocamera e un punto B che sarà più lontano dalla mia fotocamera. In termini di profondità di campo, io se apro troppo il diaframma, quindi se il mio numero di diaframma sarà troppo piccolo, percepirò a fuoco solo uno dei due punti. Come in questo caso, prendendo di esempio la scarpa, aprendo il diaframma e mettendo il fuoco nella punta, automaticamente il tacco della punta, quindi punto A punta e punto B tacco, il punto B tacco verrà sfocato rispetto alla punta. Se noi proviamo appunto adesso a chiudere il nostro diaframma, quindi ad aumentare il numero nel mio cursore di impostazione, mettiamo ad esempio un F11, noteremo che la luminosità della foto è notevolmente diminuita, perché appunto per il primo fattore che incide il diaframma, ovvero l'ampiezza del raggio e la quantità di luce che entra, la mia foto verrà automaticamente molto più scura. E questo è uno svantaggio, ma a mio vantaggio ho che adesso il punto A, ovvero punta, rispetto al punto B è a fuoco anch'esso, quindi ho sia la punta della scarpa a fuoco e sia il tacco della scarpa a fuoco. Non ci preoccupiamo per ora se la mia foto sarà nella previsualizzazione scura. Perché? Perché poi ho tutte le altre impostazioni da regolare e da finire di impostare. Voi mi direte, allora qual è il vantaggio di tenere l'F aperto se poi la mia foto non viene a fuoco e non ho la nitidezza in tutte le parti del mio oggetto? Innanzitutto il vantaggio è che avete più luce che entra e dopo impostando le luci, impostando gli altri fattori vi accorgerete che è un fattore non da sottovalutare. Prendete ad esempio se voi vorreste valorizzare un punto del vostro oggetto, ad esempio una cucitura, un logo, un marchio, un cambio di materiale. Se voi voleste risaltare quel punto, potreste aprire il diaframma, quindi mettere un numero piccolo, mettere il fuoco su quel punto e vi verrebbe nitido e a fuoco solo quel punto, quindi dandogli importanza rispetto a tutte le altre parti del vostro oggetto. Non abbiamo parlato di messa a fuoco, ne parliamo ora visto che abbiamo introdotto l'argomento. La messa a fuoco tramite il vostro software è molto semplice. Avete un riquadratino verde che in base a dove volete mettere il vostro fuoco andrete a posizionarlo sopra appunto il punto di interesse. Una volta posizionato il quadratino verde sopra il punto di interesse,
non vi basterà far altro che premere il pulsante di messa a fuoco automatica per avere appunto la messa a fuoco su quel punto. Se attivato il bip della fotocamera, sentirete anche il bip della fotocamera che sta ad indicarvi quando è stata fatta la messa a fuoco in quel punto. La prossima impostazione che andremo a vedere è l'impostazione del tempo di scatto. Che cos'è il tempo di scatto in fotografia? All'interno della nostra fotocamera abbiamo un altro dispositivo, ovvero l'otturatore, che fa passare il nostro raggio di luce che è già stato o ampliato o diminuito attraverso il diaframma per un certo tempo. Che cosa vuol dire per un certo tempo? Vuol dire che questo otturatore non è nient'altro che una sala cinesca che si apre e si chiude appunto con un determinato tempo che io vado ad impostare. Nel nostro software troviamo questa impostazione subito dopo l'impostazione del diaframma e qui troverete dei numeri che sono dei numeri visualizzati o in frazioni o in secondi. Le frazioni che vedete saranno frazioni di secondi e invece i numeri senza frazione saranno appunto i vostri secondi. Cosa succede quando io vario il tempo di scatto? Succede che la mia sala cinesca sarà più veloce o più lenta nella sua apertura. In fotografia questo è un altro aspetto molto delicato da impostare e da trattare. Perché? Perché se io scelgo un tempo molto lento, ad esempio così, come in quel caso potrebbe essere un secondo nel nostro software, dovrò fare i conti con un risultato mosso nella mia immagine. Che cosa vuol dire mosso? Vuol dire che se io sto ritraendo un oggetto che si muove, se il mio tempo è molto lungo e in questo tempo l'oggetto si muove, nella mia fotografia l'oggetto verrà non nitido, ma in quel punto non sarà uno sfocato, sarà un mosso. Non ce ne preoccupiamo per il nostro sfero. Perché? Perché quando noi stiamo fotografando con la nostra macchina e con i nostri oggetti si presume che niente si muova, quindi non avrò questo problema del mosso. Dovrò però ragionare, impostando questo aspetto, in termini di quantità di luce. Che cosa vuol dire termini in quantità di luce? Vuol dire che il mio tempo più sarà lungo, quindi più andrò verso i secondi e più le mie frazioni di secondo saranno grandi ma in termini di quantità di tempo. Attenzione, nella frazione il numero più piccolo sta ad indicare un tempo più grande, quindi ad esempio un ventesimo di secondo in quantità di tempo è minore rispetto a un decimo di secondo, che in quantità di tempo è un tempo molto più lungo, ovvero il doppio del tempo. Non ci sbagliamo, perché in quel caso vado a togliere o ad aggiungere luce, altro aspetto molto importante. Se noi ricordiamo la foto che si scuriva al mio chiudere del diaframma, in questo caso potrei bilanciare la quantità di luce appunto impostando un tempo maggiore, così che la quantità di luce che ho perso chiudendo il diaframma la recupero con un tempo più lungo. Un banale e semplice esempio per farvi capire la relazione tra il diaframma e il tempo di scatto è immaginare il nostro diaframma come la manopola di un rubinetto per riempire un bicchiere d'acqua. La quantità di acqua nel nostro bicchiere simulerà la quantità di luce che entra nella fotocamera e la giusta quantità di luce sarà un bicchiere pieno ma che non traborda e che non sia nemmeno mezzo vuoto. Ad esempio, se io riempissi il bicchiere solo a metà, non avrei la quantità giusta di acqua per dissetarmi, o al contrario, se aprissi troppo il rubinetto e l'acqua fuoriuscisse, sprecherei acqua.
Quindi se io apro molto il rubinetto dell'acqua, il tempo per riempire il mio bicchiere sarà breve, quindi sarà un tempo più corto. Se io invece chiudessi il rubinetto, sempre simulato al diaframma, di molto, quasi per esempio a farlo gocciolare, il mio tempo per riempire il bicchiere, quindi il mio tempo per avere la quantità di luce giusta nella mia fotocamera, sarà più lungo. E quindi possiamo dire che l'accoppiata tra diaframma e tempo è inversamente proporzionale alla quantità di luce che deve entrare nella mia fotocamera. Già impostando questi tre fattori, ovvero la focale tramite lo zoom del mio obiettivo, il diaframma e il tempo, posso riuscire già a creare la mia fotografia. Abbiamo ancora un altro aspetto da spiegare, ovvero l'impostazione degli ISO. Che cosa sono gli ISO? Gli ISO praticamente sono una simulazione della sensibilità della nostra fotocamera, ovvero del nostro sensore. Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che è entrata la luce in base all'ampiezza del raggio e in base al tempo di scatto, quindi entra una certa quantità di luce che andrà ad impressionare la mia foto anche in base a quanto la mia fotocamera è sensibile. Si preferisce tenere questa impostazione al minimo, ovvero come nel nostro caso, nel nostro software, a 100 ISO. Perché? Perché più aumenteremo questo valore e più andremo a perdere qualità nella nostra immagine, introducendo il famoso rumore fotografico, che non sono altro tutti quei pallini o pixel o grana che noi andremo a vedere nella nostra fotografia, che è molto fastidiosa e ci rovina di molto la nostra immagine. Voi mi direte: allora, se è preferibile tenerlo a 100, perché dovrei aumentare gli ISO? Appunto perché, in base alle scelte fatte prima delle impostazioni ISO, come ad esempio un diaframma molto chiuso, se non ho quantità sufficiente di luce per avere una corretta esposizione, quindi una corretta luce nella mia fotografia, è l'ultima chance che mi rimarrà per aumentare la luminosità della mia fotografia. Facciamo subito un esempio pratico. Se io inclinassi ancora di più questa scarpa, cambierebbe ancora di più il dispendio del fuoco tra la punta e il tacco. Aumentiamo ancora di più questo dispendio con un po' di zoom, che anch'esso va ad incidere sullo sfocato tra il punto A e il punto B di cui vi parlavo prima. In questo caso, ora, se io faccio il fuoco nella punta, ecco, abbiamo sentito il beep, il tacco sarà ancora sfocato nonostante noi siamo a F11. E infatti noi, se notiamo bene nel nostro video, nella nostra previsualizzazione, il tacco ora è sfocato rispetto alla punta. Ora forse vi chiederete perché a questo punto alzare gli ISO quando io ho a disposizione il tempo per aumentare la quantità di luce che entra. Fondamentalmente per due aspetti. Il primo è che se io dovessi per qualche motivo chiudere ancora di più il diaframma, come ad esempio se avessi un oggetto più lungo, possiamo vederlo in atto pratico, come appunto una scarpa più grande, dove il punto A e il punto B di cui vi parlavo prima fossero ancora più distanti tra essi, in questo caso, essendo appunto l'oggetto più grande, dovrò anche diminuire lo zoom. Ad esempio, mantenendo questo diaframma, ovvero F11,
e facendo il fuoco sulla punta, stiamo anche a zoomare un po'. Ah, ok, quindi zoomiamo un po' di più. Quindi in questo caso, avendo un oggetto più lungo e mettendo il fuoco sulla punta, ok, notiamo che la parte posteriore della nostra scarpa, anche se di pochi forse millimetri, ma la parte posteriore è sfocata, appunto perché è cambiata la lunghezza del mio oggetto e quella chiusura dell'F non basta più a far sì che i due punti A e B siano a fuoco entrambi. Quindi in questo caso dovrò appunto chiudere ancora di più l'F, ovvero il diaframma. Arriviamo ad esempio ad F magari 29, sì. Essendo arrivati, come vedete, ad F29, la mia luminosità è diminuita di moltissimo, quindi potrebbe essere che il mio tempo si dovrà allungare di talmente tanto che non riesco più a gestirlo, in quanto il software mi allungherà il tempo fino a qualche secondo. Avendo chiuso appunto molto di più il diaframma per far sì che la mia scarpa più lunga venga a fuoco sia nella punta che nel tacco, la mia immagine si è scurita di molto e ora non mi rimane altro che aumentare il tempo finché possibile. Cosa vuol dire finché è possibile? Vuol dire che io potrei avere un diaframma talmente chiuso dove il tempo, siccome il software mi permette di ampliarlo fino a qualche secondo, non mi basta più per schiarire la mia foto. Come in questo caso siamo ad un secondo di tempo di scatto, che già è quasi un limite per la fotografia di still life, a questo punto appunto andrò ad aumentare l'ISO perché, come dicevo prima, è la mia ultima chance. Quindi da ISO 100 provo a passare a 200 e vedere se la mia luminosità va bene. Magari da quello che vedo ancora, ripeto, non abbiamo spiegato come settare tutto il set di luci del nostro Spheror, ma così proprio a livello accademico, a livello teorico, io direi che se vogliamo mantenere queste luci dovrò arrivare forse anche ad ISO 400 per avere una luminosità accettabile. Ed ecco che io ho bilanciato i miei tre fattori in base alle esigenze che ho nella mia fotografia. Il consiglio da fotografo che vi posso dare a questo punto è di non vedere il risultato finale della vostra fotografia come dei settaggi prestabiliti dei vostri parametri, ma bensì capire bene come funziona ogni singola impostazione, ogni singolo parametro, per poi andare a giocare e ad impostare ognuno di questi in base alla situazione che vi si presenta davanti. Perché nonostante noi abbiamo una macchina standard, ma non abbiamo ancora visto tutti i settaggi possibili del set luci che abbiamo a disposizione, ma potrebbe cambiare sia a livello di inquadratura sia a livello di colore dell'oggetto che state fotografando. Quindi se è un oggetto chiaro avrà bisogno di alcuni aspetti da riguardare, se è un oggetto scuro ha bisogno di altri aspetti da riguardare e magari ogni volta gli aspetti da rivedere e riguardare non saranno gli stessi. Quindi capire bene ogni singola impostazione per poi andarla a settare in ogni singola situazione. Vediamo ora come funziona il nostro software e come impostare il nostro set luci del nostro Spheror e poi andare naturalmente a risistemare i valori della fotocamera in base alle impostazioni che io darò alle mie luci. Considerate che non esiste un
una impostazione standard per ogni foto e per ogni oggetto. Come dicevo prima, la legge ottimale sarebbe che conoscendo bene tutte le impostazioni e tutti i parametri che io posso andare a settare per ogni inquadratura, per ogni tipo di scarpa, per ogni tipo di materiale che io fotograferò, andrò ogni volta a fare tutte le mie impostazioni. Andiamo a vedere in questo caso specifico una fotografia leggermente più complicata di altre, appunto perché ho la scarpa in obliquo con un punto A e un punto B non nello stesso asse e quindi potrei avere problemi di fuoco. La prima cosa è mettere a fuoco il punto A, ovvero il punto più vicino a me, con il cursore della messa a fuoco, che è questo quadratino verde, per poi premere auto. Ora io ho la messa a fuoco nella mia punta della scarpa. Se io attivo questa spunta, ovvero profondità di campo, già ho nel mio software una previsualizzazione appunto di quello che io avrò a fuoco e quello che no nella nostra immagine. In questo caso non è cambiato molto perché l'F è rimasto tale. Se io, come già spiegato, volessi il tacco della scarpa a fuoco, dovrei chiudere il diaframma e quindi è il primo valore che in questo caso andrò a settare. Quindi andiamo a chiudere il nostro diaframma aumentando il numero nel nostro pannello di controllo diaframma. Arrivando a F11 notate che il tacco è ancora fuori fuoco, quindi chiudo ancora ulteriormente. A F16 sembra accettabile, ma al mio occhio arriverei anche a un F20. Benissimo, ora abbiamo visto che la luminosità della nostra immagine si è abbassata di moltissimo. Ora, non ragionando in termini fotografici come vi ho spiegato nell'altro tutorial, ovvero con le impostazioni solamente della fotocamera, io ora ho un mondo da scoprire perché ho tutto il mio set luci dello Sphere a disposizione. Iniziamo a vedere le luci primarie della nostra macchina. In questo cursore abbiamo la luce che troviamo frontale al nostro oggetto, che è composta praticamente da due colonne di LED frontali al nostro oggetto e in questo caso ci illuminano appunto le parti che sono frontali rispetto a noi nell'oggetto. Poi abbiamo la luce che si trova sotto al piano di appoggio e in questo caso mi fa comodo per avere, diciamo, il bianco sotto di me, e infine la luce che sta sopra al nostro Sphere. Come vedete incide anche sia sulla luminosità della scarpa ma anche sui riflessi che abbiamo nella nostra pelle, nella nostra texture della scarpa. Notiamo, come potete vedere, che anche avendole messe a tutta potenza, ovvero o al 100%, la nostra luminosità nella foto non è cambiata di molto. Proviamo anche ad aumentare le backlight, ovvero le luci, il pannello luci che abbiamo dietro il nostro Sphere. Come vedete in questo caso sono molto basse e andiamo ad aumentare. Migliora molto lo sfondo, ma notiamo già due cose: che pur avendo più luminosità nello sfondo io non ho ancora un bianco qui, ho un grigio, e la luminosità totale della scarpa non è cambiata di molto, quindi così la foto non andrebbe bene. Ma attenzione, io non ho ancora impostato i valori della mia fotocamera, non ho nemmeno visto a che tempo avrebbe scattato la mia fotocamera e non ho visto gli ISO. Gli ISO di default sono, come vi dicevo, più bassi possibili, a ISO 100. Per ora cerchiamo di mantenerli a ISO 100 perché sarebbe la nostra scelta ottimale. Poi se servono li alzeremo nel nostro caso specifico. Ora ho a mio favore un tempo che ancora non è molto lungo, ovvero non è un tempo diciamo di secondi, ancora sono dentro le frazioni di secondo
e sono a 1/10 di secondo. In questo caso potrei vedere esattamente in quantità di luce doppia, quindi passando da 1/10 di secondo a 1/5, che è l'esatto doppio della mia frazione di secondo, se cambia o meno la mia immagine. È cambiata di molto, ma la scarpa è ancora sottoesposta secondo il mio occhio. Aumentiamo ancora di più, quindi da 1/5 magari passiamo a 0,3 o a 0,4 secondi, che sarebbe mezzo secondo. Adesso direi che la mia immagine è più che accettabile. Cosa notiamo? Notiamo che ora nello sfondo ho un bel bianco, la parte sottostante, quindi la parte del piano di appoggio, non è ancora bianca. Io ora qui nelle mie luci sono alla massima potenza, quindi in questo caso specifico, ragazzi, io vi ricordo sempre che io sto lavorando in un caso specifico, quindi quello che io sto facendo ora non vale per tutte le situazioni. Questa cosa purtroppo o per fortuna bisogna tenerla a mente, ovvero io devo giocare dentro il mio software e dentro le mie impostazioni. Dicevo, ora la scarpa va bene in termini di luminosità, sia in termini di fuoco, ma se parliamo di bianco completo all'interno della nostra immagine ci rimane ancora un alone, vedete, nelle zone sottostanti. In questo caso, dicevo, la luce è al 100%, quindi non posso aumentare ulteriormente la retroilluminazione sotto il piano d'appoggio. Posso però ancora o aumentare il tempo, possiamo vedere a 1 secondo, che già è un tempo, ragazzi, abbastanza lungo, vedete, per esempio ho fatto già troppo, magari andiamo a 0,8. Adesso che cosa è successo? È successo che il bianco è venuto omogeneo ovunque nella nostra immagine, ma avendo aumentato il tempo la mia luce è aumentata, quindi ora la luce nella mia scarpa è addirittura troppa. Non ci preoccupiamo, perché in questo caso io posso abbassare tutte le luci avendole appunto al 100%. Posso abbassare la luce davanti, posso abbassare la luce sopra, vedete che già ho recuperato molto nei bordi. Questi bordi nella scarpa non devono essere così bruciati, devono essere visibili. La luce del piano sotto non la abbasso, perché io ho fatto tutto questo per avere luminosità nel piano sotto, magari dal 100% in questo caso posso arrivare, ecco, da un 90 o vicino al 90%. Adesso ho le luci di back, ovvero le luci dello sfondo, che sono ancora troppo luminose. Nessun problema, vado ad diminuirle ed ecco qua che ritorno ad una foto pulita sia nei bordi che nello sfondo, avendo il bianco omogeneo più o meno dappertutto. Avendo abbassato un pochino, adesso vi faccio notare una pignoleria, se mi concedete il termine. Adesso qui il bianco va benissimo, ma se ci fate caso c'è proprio un leggero alone in questa parte sottostante. Mi sono lasciato un po' di margine appunto nella illuminazione del mio piano d'appoggio, appunto per quello, perché ora posso riaumentarla in modo da migliorare questa zona qua. Io direi che così è più che accettabile. Vi faccio vedere una cosa. Voi nella vostra impostazione delle luci di back, ovvero dello sfondo, ora le abbiamo spostate in maniera omogenea in tutti i nostri 3 pannelli, perché la luce di sfondo è composta nel nostro Spheror da 3 pannelli separati. Se io tengo la spunta uniforme, il software mi abbassa o alza la quantità di luce omogenea in tutti e 3 i pannelli. Ma se io tolgo la spunta uniforme, ho la regolazione dei pannelli separati,
Quindi in realtà questo problema che vi ho fatto vedere riguarda la parte destra, quindi se volessi potrei aumentare solo il pannello destro per avere il mio bianco perfetto anche qua. Ora, sempre per essere un po' pignoli, qui ho bruciato un pochino il contorno della scarpa aumentando solo questa parte qua, ma niente paura, potrei tornare un po' giù nella quantità di luce da sopra. No, scusate, no, queste sono le frontali, sopra questo qua. E ecco che io già ho recuperato anche qui la luminosità in eccesso che mi veniva dall'aumento del pannello destro del backlight. Come vedete, in questo caso sono riuscito con le impostazioni sia del set luci che della fotocamera a mantenere gli ISO a 100, ovvero nel mio valore più basso possibile, avendo il massimo risultato di pulizia nella mia immagine. Ora non mi rimane altro che scattare la mia fotografia e vedere il risultato nel JPEG che si formerà. Qui potete illuminare la vostra foto, chiamiamola scarpa oro. E avrete la vostra fotografia salvata nella cartella che voi scegliete. Una cosa che non abbiamo detto è l'impostazione della qualità della vostra fotografia. Io vi consiglio sempre di tenerla alta, però magari se non avete necessità di una massima risoluzione per pubblicare le vostre foto, magari nei social, potete anche abbassarla, ma io consiglio sempre di tenerla alta. Ed ecco qua insomma il risultato finale, andando solo ad impostare i 7 luci dello sfero e le impostazioni della fotocamera. Spero di avervi illustrato in questo tutorial il meccanismo base sia dello sfero che della fotocamera in maniera più semplice possibile, ricordando che ogni singola situazione è a sé e di giocare il più possibile con la vostra macchina. Grazie a tutti e al prossimo tutorial.